Buongiorno e benvenuti su Deliver Lab. Riparazione estiva del mese d'agosto per non lasciarvi senza. E mi hanno portato un Pioneer, un SA 5500 mi pare che si chiami, vado al lume di naso. L'ha portato un amico, un carissimo amico, e sicché glielo riparo, anche se ovviamente non è un amplificatore di qualità o non è roba trascendentale, diciamo è piuttosto un apparecchio economico. È messo parecchio male, anche esteticamente è messo veramente male, sia esternamente che internamente, come vi farò vedere. Fa dei forti rumori e bisogna vedere come mai intervenirci e rimetterlo, diciamo, in funzione. E sarò breve allora proprio. Continuate a vedere questo video e vedete anche questa volta cosa combino per voi. Questo è un Pioneer, un SA 5502, è in pessime condizioni. Me l'ha portato un amico perché, diciamo, quando si accende scrocchia. L'ho messo su questo banchetto qui perché ve lo voglio far vedere dentro e bisogna indagare come mai schiocca e rimetterlo a posto. Dico bisogna, lo sapete sempre, perché è una cosa che facciamo voi e io. Allora lo accendo un attimo, spero che si senta, vediamo un po'. Come sentite schiocca tanto, è una cosa che bisogna appurare, perché però ve lo voglio far vedere dentro, perché nonostante l'apparecchio non sia un apparecchio diciamo di estremo pregio, insomma c'ho da risistemarglielo, è in condizioni veramente brutte. Ora lo apro e avvicino la camera, ve lo faccio vedere dentro e qualcuno si scandalizza. Ora, come al solito, alle volte la videocamera non rende bene le condizioni di un apparecchio. Comunque qui è veramente in condizioni pessime. Vi faccio vedere una cosa. Questa è una scheda che è, con l'occhio si vede bene, con la videocamera non lo so, ma se la pulisco anche semplicemente un poco potete vedere che, insomma, ripeto, con la videocamera non so se si nota la differenza, ma è veramente sporca, come tutto il dentro, perché è stato, dice, tanti anni in una soffitta. Questi sono cavi con tutto lo sporco. Questo che vedete sul fondo è, come vedete, sporco, diciamo, incrostato. E poi, oltre al problema che ha, c'è da rimediare anche una cosa, guardate, bellina, eccola lì. Questo 10 anni fa gli si era rotto e l'aveva portato a sistemare. Passi la fascetta, ma insomma il pezzo di filo di ferro, non dico che si poteva far di meglio, ma forse si poteva far di meglio. Ora, la prima cosa che farò da solo, magari senza farvi vedere che smonto tutte le vitine, vedo un attimino, sarà di scollegare, faccio vedere magari sullo schema, questa parte qui dell'amplificatore da il resto, che c'è controllo di toni e qualche transistor che preamplifica, per capire se il problema è nella parte finale dello scrocchio o se è nella parte, diciamo, che preamplifica un attimino, perché se è nella parte finale potrebbe essere un problema, perché se è uno dei due integrati, diciamo, è un po' un problema, diciamo, di ritrovarli sani, di quelli nuovi la vedo un problema, mentre se è nel preamplificatore la cosa è fattibile. Prima di mettermi a smontare tutto, ora faccio una cosa che magari ai puristi non gli piace, sicché per vedere se il problema è su questa scheda, qui abbiamo, questa è un'uscita, dovrebbe essere la sinistra, e questa dovrebbe essere la destra. Ho appurato che diciamo il rumore che fa lo fa sulla parte sinistra, sicché da qua
va all'amplificatore, diciamo al fine, chiamiamolo finale, diciamo va lì. Ora io faccio una cosa, taglio questo filo qui un attimo così, in maniera, non ci sono anche cavi schermati che vanno là, comunque ripeto non è un amplificatore di qualità, funziona. L'ho staccato, provo a riaccendere e vediamo se a questo punto fa rumore o non lo fa. Riaccendo e rumori sembra che non li faccia. Ora si fa anche comunque la prova del 9, un attimino, ricollego quel filo lì, ricollego e si guarda se ricollegandolo scrocchia, sicché se fosse quello escludiamo comunque la parte finale che era quella che avrebbe dato più problemi a trovare gli integrati. L'amplificatore è acceso, schiocchi non se ne sente, ora molto rozzamente, sentite ronza anche perché chiaramente lo sto toccando, ma molto rozzamente andrò a toccare nel punto dove l'ho tagliato, sentiamo se appaiono gli scrocchi. E gli schiocchi appaiono, sicché è lì. Ora ci collego un oscilloscopio. Questa è la sonda dell'oscilloscopio, questa qui, l'ho collegata al punto che c'era il filo che andava al finale, quel filo che ho staccato ovviamente, e ora inquadro l'oscilloscopio, accendo l'amplificatore e vediamo se non si sentiranno schiocchi perché ovviamente è staccato, ma se ci sono delle cose strane sulla forma d'onda in quello che viene, perché non c'è nessun segnale attaccato, sicché ovviamente, come si dice, la linea dovrebbe essere piatta, un po' come uno quando è morto. Ora accendo l'amplificatore, diciamo la linea dovrebbe rimanere così, se si vede dei movimenti strani, ovviamente non essendoci segnale in ingresso, non essendoci nulla, il problema deriva da quel punto lì, diciamo chiamiamolo preamplificatore, dove è il controllo di toni, insomma. E se è lì, molto meglio, ripeto, che sulla parte finale, perché la parte finale poi non c'è altri transistor, ci sono solamente i due integrati e qualche componente passivo. Insomma, se erano gli integrati era un problema. Accendo, come vedete ci sono queste cose strane qui, vedete? Eccoli lì, e sicché questi qui sarebbero quegli scrocchi che andiamo a sentire, sicché non resta che diciamo smontarlo e poi vediamo insieme. Magari a qualcuno fa comodo saperlo, per rimuovere quella schedina dietro bisogna togliere tutte le manopole, svitare un dado qui e un dado qui che tiene il frontale viene via. Poi ci sono una, due, quattro vitine, un'altra è qui, un'altra ora non me lo ricordo, comunque, e poi a questo punto va sollevato questo, tirato in fuori e viene, diciamo, in fuori, ve lo faccio vedere, eccolo qui. E poi ovviamente c'è questo schermo qui dove tutti i fili non schermati ci stavano nel mezzo, e anche questo ora lo sgancerò. Non è proprio agevolissimo, perché però è così. Allora qui permettetemi di andare un po' a logica senza utilizzare troppa strumentazione, perché questa deve essere una riparazione veloce, lo devo anche ripulire tutto, perché ripeto non è un apparecchio che poi abbia questo grande valore storico. Comunque la parte che non va è questa, praticamente c'è questo transistor che fa una funzione di amplificazione, probabilmente non ho neanche aperto lo schema, e questa è la parte che non va. Questo transistor è tutto sporco, dopo ve lo faccio vedere. Quando i transistor e i piedini diventano così neri, alle volte basta anche, alle volte dico,
basta anche pulirli, perché praticamente conducono proprio dove tocca il transistor e producono anche questi schiocchi qui. Comunque lo cambierò, io cambierò questo transistor, e siccome che praticamente si interfaccia con questo transistor, subito c'è questo condensatore al tantalio che ogni tanto danno dei problemi, allora io cambierò questo transistor, il condensatore al tantalio, e già che ci sono lo faccio sia su un canale che sull'altro. Se gli schiocchi sono spariti, abbiamo risolto e siamo tutti contenti, e se no indagheremo quello che ci può essere ancora. Non è una riparazione, diciamo, proprio guardiamo con gli strumenti, guardiamo con l'oscilloscopio, ma è una piccola riparazione estiva, perché non vi voglio lasciare nessuna settimana senza video, anche per piccolo che sia. Allora, questo è un condensatorino al tantalio che cambio proprio in via preventiva. Di sapete, non le cambio mai, ma insomma, visto che ce n'è uno solo al tantalio che alle volte scassano, lo cambiamo, e poi lo faccio anche sull'altro canale. Per quanto riguarda questo transistor, che ci sta che magari diciamo il problema sia lui, se vedete i piedini sono dove era saldato, ovviamente sono colore chiaro, e tutto il resto è nero. Questo nero qui non è che è un nero perché c'ha le calze questo transistor o c'è i calzini, è un nero perché questo qui, i terminali piano piano si sono ossidati. Ora qui si vedono male, però alle volte questa ossidatura va fino in cima al transistor e tenta di condurre dove è la plastica, praticamente ci si forma dello sporco. Alcuni colleghi miei, e una volta l'ho fatta anch'io, dice che pulendolo bene spesso si risolve il problema. Ve lo dico così, io lo sapete, vedete che è sporco anche in questo punto qui, se vedete è più scuro, è sporco. Comunque io lo cambio, perché faccio prima ovviamente un transistor che costa pochi centesimi, neanche starci a mattire. Lo cambio intanto da questa parte qui dove scrocchiava. Se il problema è risolto, in via preventiva lo faccio anche di là, perché magari non lo rifaccia, che ne so, fra 3-4 mesi, tanto sono due componenti e non andremo falliti. Allora, questo canale è stato fatto, al posto del tantalio ci ho messo un normale elettrolitico. Provo a accenderlo, sentiamo se scrocchia più. Fa un pochino di ronzio ovviamente perché non c'è niente, schermi, non c'è niente, l'ho tolto, però sembra che schiocchi, diciamo, non ce ne sia. Faccio lo stesso lavoro anche all'altro, lo riprovo e poi passo, diciamo, alla pulizia prima di provarlo, perché in queste condizioni qui, come vedete, è veramente invedibile. Ho sostituito anche, diciamo, l'altro transistor e l'altro tantalio, e ora l'accendo e vediamo, ma mi sembra che scrocchi, diciamo, non ne faccia. Direi che posso intanto pulirlo tutto e poi dopo lo testiamo a modino. Un attimino le condizioni in cui giace, vediamo se si vede meglio. Qui sotto l'ho fatto vedere, è tutta polvere vecchia appiccicata, scheda è gialla praticamente dallo sporco che c'è, e ora bisogna ripulire tutto completamente. Questi cavi qui, cioè vedete, polverone, non si può lasciare un amplificatore così, va ripulito per forza. Un'altra cosa da fare di questo amplificatore qui è, se vedete le manopole, ovviamente sono veramente oscene, e queste finiscono subito nella lavatrice ultrasuoni perché praticamente sono diventate gialle. E poi proseguiamo. Ho smontato anche questo, che vi ricordate era attaccato col fil di ferro, legato con il fil di ferro. Ora ovviamente non si può nemmeno rincollare questo, perché, come si dice, durerebbe da Natale a Santo Stefano. E allora chi ha la stampante 3D se lo può rifare. Io che sono all'antica lo rifaccio
con un tubettino metallico di alluminio, lo scorcio a misura, lo filetterò e ci avvito 2 vitine come erano del resto qui e farò in questa maniera. Vediamo un po' che lavoro viene fuori, se è brutto o se insomma può passare. Sicuramente meglio che del fil di ferro che tiene insieme le 2 plastiche. Ho fatto il cilindrino, il cilindretto con le 2 vitine. Ho fatto anche qui una leggera svasatura in maniera che quando la vite ci va a toccare non c'è verso che ruoti, e sicché in questa maniera qui penso che possa andare bene. Mi dispiace di non avere tutte e 2 le viti dello stesso colore, ma erano le 2 viti più piccoline che avevo. E ora direi che una bella pulita va data anche a questo frontale che è parecchio sporco, come purtroppo spesso succede, perché chiaramente gli apparecchi sono vecchi, non perché la gente li tenga particolarmente male, perché è così, sono vecchi e con gli anni accumulano sporco. Come si può vedere anche l'interno è venuto perfettamente pulito, compreso, vi faccio vedere qui, anche le plastiche diciamo sotto, perché l'ho smontato tutto, l'ho ripulito e l'ho rimontato. Al posto del pezzo di plastica legato col filo di ferro gli ho rifatto, come avevo fatto vedere, questa prolunga diciamo con un pezzettino di barretta d'alluminio filettata con 2 vitine che tengono sia il commutatore sia il perno che poi va alla manopola esterna. Ora ve lo faccio vedere esternamente e poi bisogna provarlo. Per provarlo, anche per provare diciamo la distorsione, bisognerà che lo chiuda, perché purtroppo essendo in maggior parte di plastica questo amplificatore, ci va il coperchio, specialmente per la sezione fono, ci va il coperchio sopra che lo scherma, perché cavi schermati non sono stati usati più di tanto e vabbè, è stato fatto così. Ora ve lo faccio vedere da lontano. Eccolo qui, manopole perfettamente pulite, lucide, senza la lozza, diciamo, senza lo sporco, e il frontale perfettamente pulito. E ora vi faccio sentire la differenza con il coperchio avvitato e senza coperchio avvitato. In questo punto qui ci va una vite e sotto c'è la massa, in maniera che collega la carcassa esterna alla massa, perché se no, se sentite, anche se avvicino la mano, farebbe questo bel lavoro lì. Qui farebbe questo bel lavoro qui. Vi faccio vedere l'oscilloscopio, cosa si vedrebbe nell'oscilloscopio se avvicino la mano. Diciamo che potevano far di meglio, comunque va bene, l'amplificatore è questo, vedete, se avvicino la mano, vedete, se io ora metto la vite, l'avvito, diciamo cala rumore, e se avvicino la mano sulla carcassa, sul mobile, non succede niente, sicché le misure vanno prese diciamo in questa maniera qui. Si prenderà solo la misura della potenza e la distorsione, anche perché non è che vada preso più di tanto, tarature da fare non ce n'è, perché i finali sono 2 integrati della Pioneer. Questo amplificatore dovrebbe essere una quindicina di watt se non sbaglio, minimi, ovviamente ve lo sapete, una volta le potenze che dichiaravano erano diciamo quelle minime, non era raro che tirassero fuori qualche cosina di più. Ora lo alziamo e vediamo dove arriva a clippare. Arriva a clippare qui, sicché sono un po' di più già di 15 watt, perché sono 10 volt per canale, picco picco, 10, 20, 30, 32 volte picco picco sono di più, sicché a occhio e croce, senza fare troppi conti, siamo su 18-19 watt. E lo lasciamo qui, poco prima del clipping, qui, e andiamo a vedere su. Eccolo qua.
il misuratore di distorsione in questo momento è usato come wattmetro e ci tira fuori, diciamo, 19 watt, sicché diciamo fino a qui ci siamo. Misuriamo la distorsione, che dovrebbe essere intorno allo 0,5%. Abbasso un attimino l'amplificatore, mettiamolo su 10 watt. Lo mettiamo su 10 watt e imposto l'analizzatore come misuratore di distorsione. Ora sta misurando i volt e così è la distorsione. Diciamo che distorge meno di quello che dovrebbe essere, distorge un po' di più se noi si va praticamente al massimo. Al massimo quasi distorge lo 0,8 e se no distorge lo 0,08, circa a metà potenza. Diciamo per quello che è va anche troppo bene come apparecchio. Anche esteticamente, se ricordate all'inizio, anche qui era tutto sopra, era tutto graffiato, ho dato una piccola riverniciata anche al mobile sopra, non ho fatto certamente un lavoro da carrozzieri, ma io direi che nell'insieme può passare, diciamo, a occhio e croce pare tornato nuovo, sempre rispetto a prima ovviamente. Ecco fatto, la riparazione è finita e anche questo Pioneer è cambiato, come si dice, da così a così, o viceversa, da così a così, come vogliamo. Insomma, diciamo da essere un apparecchio quasi da discarica praticamente, anche esteticamente, è tornato un apparecchio che rispetto a prima sembra quasi nuovo. E così, diciamo, anche gli apparecchi che non sono molto blasonati, come vedete, con un po' di impegno fanno la loro figura comunque. Spero che abbiate, diciamo, imparato qualcosa, si è fatto la riparazione praticamente senza usare nessun strumento, e perché si è andato un attimino a logica praticamente. E anche la logica comunque è uno strumento del tecnico che deve usare, perché gli strumenti e basta da sé valgono poco. Spero che questo video vi sia piaciuto e allora noi, come dico sempre, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!